Ora vi avevo fatto vedere nello schema che l'attenuatore per l'oscilloscopio, quello che ho fatto io, non solo ci va una resistenza da 9 mega ohm, ma ci va anche un compensatore. Vedete qui ora l'onda sinusoidale sta occupando tutti i quadretti dell'oscilloscopio. Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Il video di oggi è dedicato alla costruzione di un carico fittizio di bassa frequenza, quello che usiamo mettere al posto degli altoparlanti per fare le nostre misure con gli amplificatori, quello che vedete spesso insieme con il wattmetro nei miei video. Siccome tanti mi hanno chiesto come si fa a costruirne uno e io metterò gli schemi, vi spiegherò passo passo diciamo come costruirne uno. Ovviamente non ne costruirò uno già grande come c'ho io perché non mi servirebbe a niente, tanto ne devo fare per un amico che me l'ha chiesto uno piccolino, a lui gli serve piccolino. Io ve ne faccio vedere come si costruisce uno più piccolo, ma voi altri usando resistenze più grandi e me lo sentirete dire più volte nel video, resistenze più grandi e dissipatore più grande, potete farlo diciamo più grande ovviamente e di più watt di quello che andremo a costruire. Potete farne uno tipo il mio da 300 watt per canale. Sicché cosa vi devo dire? Continuate a seguire il video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Questo è il carico fittizio che uso più di tutti. C'è una bella piastra di dissipazione di 20 x 20 cm piuttosto alta e con delle resistenze grosse dentro, in maniera che posso avere anche fino a 400 watt. Posso provare amplificatori fino a 400 watt, ovviamente non a servizio continuo, ma per il tempo necessario magari per fare una taratura. Diciamo che a servizio continuo un 200 watt ce le posso mettere tranquillamente. Fra qui e qui abbiamo 4 ohm e fra qui e qui abbiamo 8 ohm, ovviamente anche fra qui e qui avremo 4 ohm. Questo 7,5 ohm che è sotto è perché semplicemente avevo due resistenze da 15 ohm, l'ho messa in parallelo e la piastrina di dissipazione è dietro. Serve solamente, non la uso quasi mai, serve magari per provare che vadano tutti e quattro canali, ma non per fare dei test poi approfonditi, perché chiaramente 7,5 ohm non è un valore consono, però va benissimo per mettere il carico e vedere se funziona. Ci ho predisposto un'uscita per l'oscilloscopio, ho messo anche questo commutatore qui per 1 e per 10 perché se attacco un cavo BNC che va all'oscilloscopio, in maniera così ho la stessa attenuazione che avrebbe la sonda. Ho fatto anche un'uscita isolata perché ho trovato un trasformatorino con rapporto 1:1, però mi serve solo per vedere le forme d'onda eventuali sugli amplificatori a ponte senza magari usare la sonda differenziale, perché poi vi faccio vedere che l'oscilloscopio ovviamente non è isolato dalla terra e alcuni amplificatori possono dare dei problemi, e sicché ci ho messo questo qui solo per vedere la forma d'onda, non è che poi ci prendo le misure, e onestamente siccome amplificatori a ponti le uso non le guardo mai praticamente, non mi serve a niente. E questa è appunto l'uscita isolata quando metto il commutatore in questa posizione qui. Vi farò vedere come costruire un carico ovviamente più piccolo, perché io il carico ce l'ho già, ce l'ho questo e ce n'ho un altro che poi vi farò vedere da oltre 1500 watt per canale, raffreddato acqua. Quello lo devo rifare, vi farò vedere quando lo costruisco. Ci ho messo anche un'uscita monitor che si può diciamo evitare, c'è un altoparlante sotto, sì che nello schema che vi farò vedere questa non ce la metto. Magari vi spiego brevemente sullo schema come farlo, e questo qui commuta destra o sinistra e può far comodo per alcune cose, magari per sentire se si sente diciamo quando si mette in prova diciamo in bruciatura l'amplificatore. Io vi faccio vedere come fare un carico fittizio più piccolo. Ovviamente il carico fittizio più piccolo uguale a quello più piccolo si fa un carico fittizio grosso, perché basta usare resistenze e dissipatore più grossi. Ora vi faccio vedere un attimino che tipi di resistenze
si possono usare. Allora, questa è una normale resistenza da 50 watt e sarà quella con cui si costruisce questo piccolo carico che vi faccio vedere, diciamo, come si fa questo carico per prova. Questa è una resistenza da 100 watt, ma però io vi consiglio, se vedete, ha i fori di fissaggio solo da una parte, a me piacciono poco. Ora non ho nessuna resistenza da 150 o 200 watt, comunque sono fatte come questa qui, solo che anche da quest'altra parte c'hanno la, diciamo, la falpellina, c'hanno questa questo supporto con altri due buchi anche dall'altra parte, in maniera che viene fissata con 4 fori e sicuramente fa un migliore contatto che andare a fissare questa solo da una parte. Diciamo, non ho capito perché non hanno fatto i fori, che ne so, anche come questa, da una parte e dall'altra. Comunque vabbè, questa è una resistenza da 100 watt che potete usare, ma vi consiglio le resistenze che abbiano il fissaggio da entrambi i lati. Oltretutto le resistenze da 150 watt o 200 watt sono resistenze che non si va a saldare qua, ma hanno una vitina filettata qui, in maniera che potete mettere dei terminali al filo anche di dimensioni, un filo di dimensioni più grandi, senza doverle saldare, e le fissate con le vitine, insomma, che è anche meglio. Questi sono i tipi di resistenze. Un appunto sui tipi di resistenze. Apro e chiudo una parentesi veloce: alcuni dicono ci vogliono resistenze antiinduttive, altri dicono che ci vogliono resistenze per fare un carico di bassa frequenza, che ci vogliono resistenze ma deve simulare anche l'altoparlante, sicché ci mettono anche delle bobine, ci mettono dei condensatori e buonanotte al secchio. Allora, diciamo che delle normali resistenze corazzate, visto che io un carico fittizio con delle resistenze che una volta si trovava cosiddette anti-induttive l'ho fatto, però vi posso dire che la maggioranza dei tecnici che conosco io si fa il carico fittizio con normali resistenze corazzate come queste, e per prendere le misure normali, per prendere le misure su un amplificatore vanno più che bene, non danno assolutamente nessun problema, sicché non vi fasciate la testa con le resistenze anti-induttive o con altre cose. Qui per testare un amplificatore quando l'avete riparato e lasciarlo in bruciatura senza che sentite la musica che poi vi scoccia, o per provare un amplificatore, delle resistenze corazzate vanno più che bene. Ovviamente la resistenza che andrete a usare sarà in base al tipo di carico che volete fare, cioè la potenza che volete erogare. Chiaramente una resistenza così servirà per un amplificatore, per testare amplificatori piccolini, e se prendete delle resistenze da 200 watt che magari le mettete in serie parallelo, potete testare amplificatori più grossi, ovviamente con un bel dissipatore, perché se montate la resistenza su un dissipatore ridicolo non serve a niente. Allora, a questo punto direi di passare allo schema elettrico, il famoso spiegone, come sempre nei miei video. Ma prima di passare allo spiegone diamo un minuto di tempo allo sponsor del video, che è PCBWay, da sempre mio partner per la costruzione dei circuiti stampati, che lavora in maniera professionale. Allora ragazzi, questo video è sponsorizzato da PCBWay, che è sempre stata il mio partner per i circuiti stampati da tantissimi anni. È una grande ditta, grande nel senso di importante, ma proprio grande anche come persone che ci lavorano, perché se avete bisogno c'è un help, vi aiutano, vi rispondono subito. Potete fare dei preventivi online e sapere la spesa ovviamente prima di fare l'ordine. Con le nuove tecnologie riescono a fare circuiti stampati fino a 14 strati, di varie forme, di tantissimi colori e di tipologia di materiale diverso. Se volete vi montano direttamente loro i componenti sul circuito stampato, in maniera che risparmiate tempo. Vi arriva un prodotto già assemblato o preassemblato.
Inoltre fanno anche, fra parentesi, lavorazioni CNC per chi non ha una CNC e lavorazioni in stampa 3D per chi non ha una stampante 3D. E è per questo che vi consiglio fortemente PCBWay. Allora, lo spiegone di oggi è uno spieghino perché lo schema è veramente banale. Questo è lo schema relativo a un canale solo e è il piccolo carico fittizio che vi faccio vedere, che poi potete replicare in un carico più grosso, ovviamente usando resistenze più grosse e dissipatore più grosso. È proprio qui, è ridotto diciamo ai minimi termini e dopo vi faccio vedere lo schema che è più simile a quello che ho fatto io. Allora, guardate il mouse, qui abbiamo due resistenze corazzate, quelle due da 50 watt che vi ho fatto vedere, montate sul dissipatore relativo a un canale, che le resistenze poi saranno 4, che sono messe in serie. Sono messe in serie semplicemente sicché questa è una resistenza da 4 ohm, questa è l'altra resistenza da 4 ohm. Succede che quando io vado a mettere il segnale qui avrò 4 ohm. Se il segnale lo vado a mettere chiaramente ai capi della serie avrò un carico da 8 ohm. Le resistenze sono tutte e due da 50 watt, sicché avrò un massimo di un 50 watt per canale, ovviamente per 4 ohm, che si usa meno. Di solito gli amplificatori hi-fi sono tutti da 8 ohm, lasciamo stare quelli da autoradio, quelli, vabbè. Un professore mio diceva che tutto quello che è sotto gli 8 ohm è roba da autoradio, quando gli autoradio avevano 4-5 watt per canale negli anni 70. Comunque va bene, abbiamo 8 ohm, ci possiamo attaccare un carico, un amplificatore qui e avremo circa con due resistenze da 50 watt una dissipazione di 100 watt, ovviamente teorica, perché poi alla fine se scalda troppo dovremmo, come si dice, ridurre il carico, spengere l'amplificatore. Comunque diciamo che anche 100 watt per pochi minuti che si fanno le varie tarature può essere sufficiente. Una decina di minuti non dovrebbe succedere niente più di tanto, anche con 100 watt. Se no lo possiamo usare con una cinquantina di watt in tutta sicurezza, anche poi per provare l'amplificatore quando lo lasciamo in bruciatura. Ovviamente tanto se gli amplificatori non è che esistono troppi amplificatori da 100 watt in giro o 200 watt da tenerli al massimo. Se vi serve più carico, ovviamente fate un carico fittizio più grosso, se vi serve più potenza, come quello diciamo che è mio, con resistenze più grosse e dissipatore più grosso. Comunque questo qui è proprio nella versione più semplice. Qui non l'ho disegnato, in più io gli ci ho messo un termostato collegato appoggiato sul dissipatore, avvitato sul dissipatore, che dopo vi faccio vedere. E questo termostato, che è né più né meno un interruttore, sicché chiunque sa fa collegare diciamo una lampadina da un interruttore, va alla spia. A quel punto lì, visto che ce l'avevo, ci ho messo anche una ventola che eventualmente riduce un attimino il calore sulla piastra dissipante. Di solito nei carichi fittizi la ventola non ci si mette se il carico fittizio è ben dimensionato. Se lo fate con un dissipatore grosso, mettere la ventola o mettere la spia è inutile. Però me l'aveva chiesto questo mio amico qui, ha detto tanto io provo degli apparecchietti, ma mi dovessi sbagliare, mi ce la metti una spia. Allora a quel punto lì io ci ho messo anche la ventola. Comunque è disegnato così a mano. Comunque queste sono le due resistenze corazzate da 50 watt avvitate sul dissipatore. E ora vi faccio vedere l'altro schema. Allora, lo schema più completo, sempre disegnato a mano, è questo. Qui abbiamo 4 resistenze da 8 ohm, sempre per un canale, montate in serie parallele. Sicché qui è una resistenza da 8 ohm, qui è un'altra resistenza da 8 ohm, questo parallelo qui, fra qui e qui, avremo 4 ohm, come prima. Fa la serie, sicché avremo 8 ohm e 8 ohm, 16 ohm, ovviamente in parallelo con ramo di sotto, 8 ohm per quanto riguarda l'altro lato del totale. Se le resistenze sono, mettiamo, 200 watt l'una o 150 watt e il dissipatore è bello grossino come il mio, possiamo fare un carico che è abbastanza grosso, diciamo intorno a 200 watt, 300 watt, lo regge per un certo periodo di tempo.
Allora, in più io al mio, come vi ho fatto vedere, o come vi farò vedere, dipende come monto il video, ho messo un BNC sempre per canale e poi ho messo questo commutatore qui. Nell'altro schema non ho messo il commutatore perché essendo basso come dissipazione di potenza, sarà bassa anche la tensione che va all'oscilloscopio che mi trovo nel BNC, sicché di solito basta diciamo come se fosse la sonda per uno. Ovviamente si può usare direttamente le sonde senza mettere questo BNC collegando le sonde in parallelo alle boccole o 4 ohm. Io ci ho messo questo commutatore in maniera che posso avere come le famose sonde degli oscilloscopio che sono 1 per o 10 per 1 o per 10, mettiamola come vogliamo, comunque qui la tensione che è sul BNC va all'oscilloscopio e per 10 ce ne va un decimo, sicché come né più né meno come le sonde dell'oscilloscopio. Per fare questo semplicemente basta mettere una resistenza da 9 megaohm di solito che è dentro alla sonda, come quella dentro la sonda, e un compensatore che arrivi diciamo da 0 a 20 picofarad. Un compensatore sarebbe un piccolo condensatore variabile. Chiaramente per condensatore variabile si intende quelli che ci va proprio la manopola, tipo la sintonia della radio, mentre in questo caso è fatto come un trimmer, c'è una vitina sopra il compensatore e uno una volta regolato lo lascia lì. Praticamente è in questa maniera. Perché ci vuole il compensatore? Poi ve lo faccio vedere, perché se no alla fine solo con la resistenza da 9 megaohm si introduce una distorsione della forma d'onda alla fine, e sicché per compensare questo chi ha l'oscilloscopio ovviamente si accorgerà che c'è una vitina da tarare, ho fatto un video anche per regolare la forma di onda quadra sulle sonde, perché sennò arriverebbe distorto. Ho messo questo BNC, praticamente l'ho messo solamente su questo ramo qui degli 8 ohm, non che uno non possa ovviamente mettere il carico, se gli serve a 4 ohm, mettere l'amplificatore qui, e qui legge lo stesso, perché ovviamente da qui fa questo giro e va lo stesso al BNC. Questi 4 ohm che sono qui per la misura dell'oscilloscopio sono completamente ininfluenti, sicché era inutile mettere un commutatore di più o roba del genere. Basta metterlo qui e praticamente non succede niente, la misura non è falsata, diciamo, e compagnia cantante. Questo è relativo comunque a un canale. Come vedete lo schema è veramente facile e ora passiamo diciamo alla pratica. Ora vi avevo fatto vedere nello schema che l'attenuatore per l'oscilloscopio, quello che ho fatto io, non solo ci va una resistenza da 9 megaohm, ma ci va anche un compensatore. Vedete qui ora l'onda sinusoidale sta occupando tutti i quadretti dell'oscilloscopio. Questa è un'onda quadra. Se noi mettiamo, dopo vi faccio vedere semplicemente una resistenza senza il compensatore, l'onda quadra non sarà più così quadra, ma sarà stondata. È per quello che ci vuole anche diciamo il compensatore, diciamo un condensatore variabile. Rimettiamo l'onda sinusoidale un attimo, eccola qua, e vi faccio vedere che è collegato semplicemente con due coccodrilli. Ovviamente tutti i collegamenti volante così non è che ci aiutano, sicché qualche leggera discrepanza prendetela per buona. Allora ora io al posto diciamo del filo che va diretto, io stacco un attimo i coccodrilli, ci attacco questa resistenza da circa 9 megaohm, perché l'ho fatta con due resistenze, l'ho fatta e non è proprio precisa, ma è per spiegarvi il concetto. Come vedete la sinusoide si è attenuata, prima occupava tutti i quadretti con 1 volt, con l'oscilloscopio messo su 1 volt. Ora per avere tutti i quadretti, siccome dovrebbe attenuare per 10, dovrei andare su 0,1. L'ho messa su 0,1 e vedete che comunque i quadretti non sono
tanto per incominciare, non sono tutti occupati, anche se la resistenza non è di valore preciso. Se andiamo a vedere un'onda quadra, non è più, questa è l'onda quadra di prima, come vedete è tutt'altra forma che un'onda quadra. Ora saldo il compensatore, che è questo è un condensatore variabile piccolino col tipo trimmer, per intendersi. Lo saldo, non so se si vede bene, ma insomma lo saldo direttamente sulle resistenze e vi faccio vedere. Ecco qua, il compensatore è saldato praticamente in parallelo alle resistenze, che queste sono in series, che è saldato in parallelo. Ovviamente un lavoro così è un lavoro che neanche il porco farebbe, ma ovviamente ci serve solamente per farvi capire il concetto. Quando si farà il lavoro, che si farà l'attenuatore, se farete l'attenuatore terrete, diciamo, i terminali corti, eccetera eccetera, e magari, se avete anche la possibilità, poi lo racchiuderete in un piccolo mobiletto metallico. Ora attacco i fili e si guarda l'oscilloscopio. L'ho messo lì, dopo regolerò quel trimmer. Vedete, ora la forma d'onda è diversa rispetto a prima, ovviamente, perché c'è il condensatore variabile in parallelo. Se ora vedete dei movimenti strani, ovviamente con tutti questi fili qui a giro, è chiaro che ci sia un'interferenza. Comunque, se io mi metto a ruotare il condensatore variabile, cioè non detto condensatore, vedete che si va giù, si va su, fa la stessa cosa che fa una sonda dell'oscilloscopio, e possiamo riottenere la nostra forma d'onda quadrata. Ovviamente, ripeto, se fosse in un contenitore schermato e roba del genere, non avrebbe tutte queste vibrazioni che ci sono, quello è chiaro, no? E anche la forma d'onda sinusoidale, se andiamo a vedere, ora li occupa tutti i quadretti che dovrebbe occupare, sicché l'attenuazione si fa con una resistenza da 9 megaohm e con un condensatore variabile. Ora vi faccio vedere un attimino, un'altra volta, rimettiamo l'onda quadra, così è collegata direttamente, vediamo, eccola qua. Cerchiamo di farli occupare, ripeto, la resistenza non è precisamente da 9 megaohm, sicché chiaramente cerchiamo di occupare un numero di quadretti uguale. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5 quadretti sta occupandosi, 1, 2, 3, 4, 5. Se io ora l'attenuo, eccola qui piccina, eravamo su 1 volt di visione, lo porto su 0,1 volt e anche qui si rioccupa 1, 2, 3, 4, 5 quadretti. Ovviamente fili tutti a giro, e siamo su 0,1 volt e ci sono dei disturbi introdotti da cavi, da coccodrilli e compagnia cantante. Comunque il concetto è quello che vi ho fatto vedere per realizzare un attenuatore come se fosse, diciamo, la sonda dell'oscilloscopio. Allora, approfitto per rispondere anche a una domanda che mi è stata fatta, così magari lo sanno anche altri. La domanda può essere utile la risposta può essere utile a tanti. Allora, se con un oscilloscopio, se noi attacchiamo l'amplificatore al carico fittizio e con un oscilloscopio andiamo a fare le misure, di solito su un amplificatore tradizionale non succede niente, perché la massa è comune anche con gli ingressi di solito, e le sonde dell'oscilloscopio ovviamente sono collegate tutte e due alla massa. Non succede niente, andiamo a prendere la misura e con un amplificatore normale non succede niente. Se facciamo la stessa cosa con un amplificatore a ponte, rischiamo di bruciarlo, perché magari con l'apparecchio che gli andiamo a iniettare il segnale è collegato, spesso la massa dell'apparecchio è collegata alla terra, e l'oscilloscopio è la stessa cosa, è collegato alla terra, sicché noi se andiamo a prendere la misura con l'oscilloscopio sull'uscita dell'amplificatore, alla fine mettiamo
facciamo un cortocircuito, diciamo, verso la terra, verso la massa anche dell'amplificatore, perché è collegato appunto a ponte e devono essere uscite separate. Possiamo usare un oscilloscopio di quelli a batteria, in maniera che non è collegato alla terra, però anche lì possiamo andare a prendere le misure su un canale alla volta, perché è la stessa cosa, siccome le due masse anche di un oscilloscopio a batteria saranno comuni, questi due, se andiamo a misurare con il tester, queste due masse è una massa sola, praticamente non sono separate. E succede che se noi andiamo a misurare un amplificatore a ponte, colleghiamo su un canale il coccodrillo della sonda centrale, questo, e colleghiamo la pinzetta alla massa e facciamo la stessa cosa sull'altro canale, ecco, la pinzetta della massa essendo comune mettiamo un cortocircuito i due canali, sicché anche con un oscilloscopio a batteria le misure le possiamo prendere su un canale alla volta, oppure usare due sonde differenziali, ve le faccio vedere. Allora, questa è una sonda differenziale che ha un'attenuazione addirittura per 50 o per 500 e qua c'è l'uscita che se ne va all'oscilloscopio. Qua ci sono i due cavettini che vengono collegati in questo caso all'amplificatore, ma le sonde differenziali si usano anche per andare a vedere un circuito sotto tensione, in maniera che isoliamo completamente l'oscilloscopio. Allora a questo punto qui con una sonda differenziale possiamo andare a misurare tranquillamente su un amplificatore a ponte. È ovvio che se vogliamo misurare tutti e due i canali insieme dobbiamo usare due sonde differenziali e possiamo usare anche un oscilloscopio tradizionale dove la carcassa è collegata alla terra, perché dopo questi ingressi qui saranno completamente isolati, sicché per fare le misure su un amplificatore a ponte di solito ci vuole una sonda differenziale. Allora qui le resistenze andranno fissate con delle vitine sulla piastra, io l'ho filettate, potete usare anche delle autofilettanti, comunque lo filettate, ricordatevi di metterci anche la rondellina Grover in maniera che quando sono strinte non si allentano più. In questo caso qui di questo piccolo carico metterò in serie le due resistenze che sono da 4 ohm per avere gli 8 ohm qua e 4 ohm fra una resistenza e l'altra, ovviamente alle boccole. Mentre, e sicché abbiamo tutti e due i canali qui e anche il termostato, dopo le fisso ve lo faccio vedere fissato. Queste sono resistenze da 50 watt, queste accanto sono da 100. Se dovete fare un carico fittizio io vi consiglio di usare, ovviamente poi dipende dalle vostre esigenze, se avete bisogno di poca potenza, perché questo dissipatore qui ovviamente fino a una cinquantina di watt le regge bene, poi comincia a scaldare. Se fate un carico ovviamente dovete spendere soldi per le resistenze, vi consiglio delle resistenze da 150 watt o anche da 200 watt e io ne userei, diciamo, se dovete fare un carico 4-8 ohm userei una serie parallelo con delle resistenze da 8 ohm in parallelo che fanno 4 e poi le mettete in serie come vi ho fatto vedere da schema con le altre, diciamo, resistenze per fare gli 8 ohm, in maniera che anche se una resistenza per qualche motivo si brucia non lasciate l'amplificatore completamente senza carico, che potrebbe essere pericoloso. E quando spartite le resistenze ovviamente non le appiccicate completamente così, perché poi non va bene, lasciate in base alle resistenze che avete, in base al dissipatore che avete, cercate di spartirle, diciamo, equanimamente, diciamo in egual misura. Non so se la parola che ho detto era giusta, comunque in egual misura, in maniera che la dissipazione sia spartita bene. Ora fisso queste resistenze qui con le vitine, ci vediamo quando sono fissate. Una cosa importante, sotto la resistenza ovviamente ci mettete della pasta termoconduttiva per aumentare
ovviamente la dissipazione fra la resistenza e il dissipatore stesso. Potete usare per spalmare la pasta termica, potete usare un cacciavite, quello che volete, anche il dito se vi mettete il guanto. Io uso di solito, come vi ho già fatto vedere, un pennellino abbastanza rigido che mi torna comodo, posso spalmarla bene, non mi sporco le mani, il pennello è rigido e la pasta riesco a spalmarla bene da tutte le parti senza eccedere, perché tanto tanta pasta non serve a nessuno, fa solo spessore e poi bisogna stringere di più le viti per riuscire a farla uscire, a far aderire bene la resistenza o il transistor, quello che sia. Le fisso e ci vediamo. Allora, ho saldato i fili intanto alle resistenze, dopo ci metto il pezzettino del coperchio, lo sollevo leggermente perché, come ho detto, qui ci va la ventola. Se fate un carico con un bel dissipatore, la ventola di solito non serve, così non serve nemmeno che lo alimentiate, ma visto che questo amico mi ha chiesto che voleva una spia di overload, diciamo di sovraccarico, allora a quel punto ci ho messo anche la ventola, così parte la spia e parte la ventola. I cavi che ho utilizzato, qui il carico è piccolino, sicché poi ripeto, voi lo potete fare grosso, sempre usando la stessa tecnica che per farne uno piccolo. E i cavi io ho usato da 1 millimetro. Se fate un carico più grosso, di solito il tragitto è corto, massimo 1,5 mm, può andare bene. Se avete cavi al silicone potete usare quelli, così sono più morbidi. Ora allungo i fili del termostato e così siamo a posto anche per il termostato. Ora a questo punto qui ho messo la presina di alimentazione per un alimentatorino a 12 volt, ci collego questi cavi e diciamo l'alimentazione per la ventola e per il LED ce l'abbiamo. Ecco qua, questo è il pannellino che ho appena finito di fare con il laser, ci monto le boccoline sopra, la spia e poi dopo lo colleghiamo insieme. Il pannellino è stato montato, saldato con i fili che vanno alle resistenze, ora non resta che montarlo sopra e poi diciamo fare il collaudo prima di chiuderlo definitivamente. Ecco qua, il pannellino è messo a posto, non si presenta male, è venuto piuttosto preciso e vediamo un attimino di metterlo uno sull'altro e poi lo chiuderemo dopo averlo collaudato. Vi sconsiglio di chiudere subito gli apparecchi prima di averli collaudati, perché se no, se c'è qualche problema bisogna riaprirli. Ho collegato il carico fittizio, che è questo, piccolino, l'avete visto prima quando l'ho costruito. Ci sono tutti e due, diciamo, i canali alimentati. Lo proveremo con 100 watt, ovviamente durerà pochi minuti, perché 100 watt su questa piastra sono 2 canali, 200 watt ovviamente è chiaro che non ce la fa a dissiparli. Comunque facciamo per vedere quanti minuti eventualmente riusciamo a tenere acceso il carico con 100 watt. Ripeto, quel mio amico lì non lo userà mai a queste potenze qui. Comunque, e poi piano piano caleremo la potenza. Ho collegato un trasformatore che va a alimentare il carico al posto di un amplificatore e erogheremo una tensione di circa 28 volt per avere 98 watt, circa 20 volt per avere 50 watt e poi lo proveremo a 16 volt per avere 32 watt. E così guarderemo quando si accende la ventola, che vorrebbe dire che è andato sopra i 65 gradi la piastra. Ovviamente poi lo proveremo con un amplificatore, però anche ora la tensione, voglio dire, di un trasformatore va benissimo, perché invece di essere 1000 Hz e 50 Hz comunque il risultato poi per il test di potenza non cambia. Ora chiaramente mette un amplificatore e farne erogare diversi minuti più di 100 watt non mi sembrava il caso. Allora procediamo. Vedete 27 volt e 40, quasi 28 volt, sicché diciamo
quasi 98 watt. Ovviamente 98 watt per canale, questo qui va a dissipare troppo per quello che è. Infatti io poi sul carico ho scritto 50 watt massimo. Comunque possiamo vedere quanto tempo impiegherà ad andare in sovratemperatura che si accenderà la spia rossa. Ora io sto zitto e riprendo quando parte la spia, vi dico il tempo che ci ha messo. Sono passati 10 minuti, siamo a 67 gradi, spengo diciamo il trasformatore in maniera che non ci va più carico e aspettiamo che la ventola faccia il suo corso e faccia riscendere la temperatura. Ovviamente 68 gradi per una piastrina così e quelle resistenze lì sono troppe, però si è detto che 100 watt non è nato comunque il carico, diciamo un massimo un 50 watt, dopo caliamo, vediamo a 50 watt quanto tempo ci mette. Comunque ora è stato circa 10 minuti prima di partire la ventola, sicché anche con 100 watt, con un piccolino così, riusciremo diciamo a fare perlomeno le misure. Queste sono prove che se dovete fare un carico, sono prove che dovete fare se costruite un carico per avere un'idea a quanto poi va la temperatura della letta, in maniera che poi lavorate in maniera sicura e sapete le cose. Ripeto, questo è un carico che è fatto per farvi vedere come si costruisce un carico più grosso, sicché poverino diciamo fa quello che può, ma se ci attacchiamo un amplificatore di 30-40 watt con la musica si può testare a lungo e non ci sarà problemi. Allora partiamo da 33 già gradi, ci ho messo anche il termometro, sicché ovviamente ci metterà un pochino prima, farà prima arrivare in temperatura. Ora sono circa 20 volt, sicché sono 50 watt, sicché sta dissipando praticamente questa povera basetta 100 watt. Vediamo il tempo che ci impiega a salire e vi dico quanto ci ha impiegato. Ecco, è partito, ci ha messo circa 17, quasi 18 minuti e siamo a 65 gradi, sicché diciamo con 50 watt fate tutte le misure che sia possibile. Ovviamente stava agonizzando il voltmetro. La temperatura non scende, scende forse di pochissimo, ma è segno che comunque la ventola qualche cosina fa, perché comunque quello che è bello è che non sale. Io lo fermo e proviamolo con 32 watt, vediamo se poi con 32 watt, che ripeto la piastra con 32 watt deve dissipare il doppio, se scende addirittura la temperatura. Qui sta con 50 watt, sta già cercando di scendere o perlomeno non sale. Allora prima di passare a un amplificatore vero e proprio facciamo l'ultima prova per vedere quanto tempo impiegherebbe con 32 watt, sicché la piastra ovviamente dissipa 32 watt per 2, 64 watt. Ecco qua, circa 16 volt, sono 32 watt per canale. Guardo quanto ci mette a partire e ve lo dico. Allora è partita la ventola, è partita, e se vedete la temperatura sta già tentando di scendere. Aspetto un attimino, vedo se scende e se si spenge la ventola, sicché con queste condizioni se arriva a spengersi la ventola uno teoricamente potrebbe lasciarlo quanto vuole con questa potenza qui. Allora si è spento, ora ovviamente la temperatura tenderebbe a salire, ma sicché vuol dire che con questa potenza uno lo potrebbe lasciare acceso per un bel po' di tempo senza diciamo rischiare nulla. Ora lo proviamo con un amplificatore. Allora c'è il termometro collegato, il volmetro e ci ho messo un amplificatorino che dovrebbe essere circa 28 watt per canale, ve lo faccio vedere, eccolo lì, un amplificatorino piccolo ma piuttosto tosto. Alzo, si fa la simulazione se si dovesse prendere delle misure, qui vedete è la temperatura, ora si spenge questo tester, un attimino, allora mettiamoci, che ne so, qui sono 7,6 volt, possiamo vedere che potenza è con 7,6 volt, siamo a 1000 Hz, 7,6 per 7,6
diviso 8 sono 7 watt, poco più. Saliamo, mettiamoci qui, sono 12 volt e mezzo, 12,5 per 12,5 diviso 8, qui ora siamo a 19 watt, come vedete la temperatura rimane bassa praticamente, si sposta di pochissimo, possiamo lavorarci quanto vogliamo. Se vogliamo andare a vedere quando va in clipping, che è qui siamo in clipping, siamo a praticamente mettiamo 16 volt, così è bello clippato. Qui ora sono 32 watt praticamente, e le misure le abbiamo prese, se ne sta lì, sicché vuol dire che se dobbiamo testare anche un amplificatore che da 30 watt magari sono 40 o 50, anche con un piccolo carico come questo riusciamo tranquillamente a fare le nostre misure, e considerando il dissipatore che c'è su questo amplificatore fa prima o poi a bruciare l'amplificatore che diciamo il nostro carico. Ovviamente, ve lo ripeto un'ennesima volta, dovete fare il carico adatto alle vostre esigenze. Questo è fatto piccolino per farvi vedere come si fa. Ovviamente, se poi vogliamo mettere in prova l'amplificatore con la musica e lasciarlo con un carico sotto diciamo per qualche ora in prova, che lavori, per vedere se lavora bene, la musica siccome è più alta, più bassa, più alta, più bassa, e ovviamente scalderà ancora meno. Sicché io in questa maniera qui penso che ci siamo, sia con questo carico che è piccolino, sia con quello che farete voi, che spero che ne farete uno con delle resistenze più grosse, però il sistema è quello. Io andrei diciamo alle conclusioni, come vedete la temperatura rimane bassa, e se vado a toccare l'amplificatore è quasi più caldo il dissipatore dell'amplificatore che il carico qui in prova. Poi ripeto, questo è un carico piccolo. Allora anche questo video è finito, io spero che vi sia servito, come spero che vi servano i miei video, li faccio apposta per cercare di condividere con voi quello che so io, non è tanto, ma comunque cerco di condividerlo con voi. Avete visto che fare un carico fittizio è facile, ne abbiamo fatto uno piccolino insieme e voi potete replicarlo ovviamente usando resistenze e dissipatore più grossi, l'avrò detto 50 volte in questo video, poi mi brontolano, comunque così mi ribadisco, in maniera da fare un carico adatto alle vostre esigenze. Lo schema, avete visto, è molto semplice, e sicché lo potete replicare tranquillamente anche voi e fare un carico diciamo simile al mio. In seguito vi farò vedere anche il rifacimento del mio carico fittizio, quello da 1500 watt per 4 canali. Quando lo rifaccio vi faccio vedere come l'ho fatto, magari può servire a qualcuno anche quello. Ovviamente se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, chi vuol fare qualcosa di più può acquistare un super like, c'è anche il canale Patreon, e chi è abbonato o chi è iscritto al Patreon troverà direttamente gli schemi di questo carico fittizio da poter scaricare. Gli altri lo devono vedere ovviamente sul video, possono rilevare lo schema direttamente dal video stesso. Io vi saluto e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!